Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Benvenuti cari amici di Smart & Healthy in questo mercoledì 16 luglio, attanagliato un po' dal caldo, almeno qui da noi un po' dal caldo, perché è arrivata un'ondata di caldo tremendo, incredibile, e poi è raffrescato così un pochino, fa caldo, non ci sbagliamo, fa caldo, però è un caldo sopportabile, perché siamo sui 30 gradi, intorno ai 30 gradi, e oscilla tra i 25 e i 35, però tutto sommato anche il cane di Piero partecipa alla trasmissione. Ciao Piero, buongiorno. Ciao, buongiorno. Anche lui anche stamattina, oggi ha deciso anche lui di partecipare, effettivamente, di salutare un po' tutti, via, almeno ce lo ascoltano in diretta. Esatto. Caro Piero, da te che clima fa? Che clima da c'è? me che clima fa? Umido, sembrerebbe stia arrivando un uragano, non si capisce bene, però è parecchio umido, e anche quando piove poi sostanzialmente ne serve appena poco, purtroppo non fa quello che dovrebbe fare alla fine. E dovrebbe piovere un giorno intero, ripulire l'aria, e poi si può ripartire anche esatto. Con le... Beh, ti dico la verità, negli ultimi 3-4 giorni, se l'estate fosse così, ci metterei la firma, doppia firma in duplice copia. Posso immaginare, nel senso, quando non è proprio caldo, umido, tremendo, eccetera. No, sì. Diciamo è quando non è caldo, quando il vento non è come avere il phon accanto, si sta bene. Decisamente. Ovviamente d'accordo. Mi ricorda molto il Marocco, che quando scesi dall'aereo a Marrakech, che tirava vento, sembrava da essere dentro al phon. Secco, non umido, secco, ma un caldo abbastanza forte, sì. Sì. Bene, caro Piero, dopo gli sviluppi degli ultimi giorni non ci dà modo di cambiare argomento il nostro Donald. No, da che cosa ti va di iniziare stamattina? Dai fischi che ha beccato, dimmi te, dallo scandalo. Potrebbe essere un'idea, intanto ricordare agli nostri amici ascoltatori che o ci ascoltano in podcast sull'account di Radio Centro Web Podcast su Spotify, oppure o su YouTube, sul canale YouTube che potete trovare. Se non trovate Radio Centro Web su YouTube direttamente, andate sul sito www.radiocentroweb.it e da lì ci sono i link ai social, così almeno potete seguirci anche su Facebook e Instagram, ma c'è anche il canale YouTube dove potete vederci in viso, in volto. Vedere queste due belle facce. Esatto. E da cosa iniziamo? Vabbè, è finito, finalmente è finito questo mondiale per club, meno male perché non se ne poteva più. Meglio tardi mai. Sì, vabbè, dove il Chelsea ha vinto contro il Paris Saint-Germain, benissimo, e è successo due cose curiose alla fine. Che parlavi di fischi, sì, due cose curiosissime, cioè curiose. Parlando del personaggio non lo sono, però no, minimamente direi, anzi direi che fa proprio parte del personaggio, del comportamento. Sì. Ora io capisco che il presidente viene inquadrato appena arriva per un evento pubblico, viene inquadrato e viene detto a tutti: guardate, c'è il presidente. Benissimo. È che l'hanno messo sul maxi schermo allo stadio, e tutti forse no, ma buona parte, diciamo un buon 90% di quelli che erano lì, sì, hanno fischiato. Abbondantemente. E come al solito, diciamo, anche buona parte delle testate giornalistiche presenti hanno cercato di fare fino a un certo punto orecchie da mercante, e non abbiamo sentito niente.
non abbiamo sentito niente, è stato accolto all'interno dello stadio, quando invece no, è stato accolto come tutto fuorché positiva. È stato accolto, non è stato detto sì. Guardate, gli hanno fatto l'applauso, no, è stato accolto, poi non lo diciamo come, ma è stato accolto. È stato accolto, sì, decisamente. No, in Italia vabbè, poi credo sia stato un bello smacco per lui, effettivamente. Sì. Però no, in Italia anche sui social la notizia è stata riportata per come era, e anzi ti dico anche perché seguendo su Instagram un po' di account, un po' troppi forse, un po' tanti, la notizia anche riportata da cronache di spogliatoio, che tanto parla di calcio in generale. Allora eccolo qua. Cioè, ed è la seconda cosa, a parte la rissa finale tra Chelsea e Paris Saint-Germain, ma quello vabbè, cose non dovrebbero succedere, le tensioni ci sono, per carità. Allora c'era una notizia, perché alla fine cosa succede? Vabbè, a parte questo titolo, vabbè, ha segnato Palmer e hanno fatto un titolo, la domenica delle Palmer, ma questo tralasciamo. No, va bene, non voglio entrare nel merito. Allora, no, praticamente cosa è successo? Alla fine di ogni partita, di ogni torneo internazionale, questo vale anche per i mondiali, per gli europei, per la Coppa America, per carità, qualunque torneo della FIFA, c'è la partita, c'è un vincente, c'è un vincitore, c'è uno sconfitto, viene data la medaglia d'argento allo sconfitto perché evidentemente è arrivato secondo nel torneo, e poi viene fatta la cerimonia di premiazione a chi ha vinto, viene data le medaglie, viene data la coppa, in questo caso è un piattone, un affare. Sì, è un affare allucinante, ho visto, sì. Sembra quasi un anello. Allora, sembra l'occhio di Sauron. Vabbè, a parte questo, cosa succede? A volte, questo per chiarire, perché a volte succede che il presidente o il capo del governo della nazione ospitante vada a premiare i giocatori, va a stringergli la mano, magari non gli dà neanche la medaglia perché ci pensa il presidente della FIFA, che a oggi è Infantino. Però poi cosa succede? Finito di dare le medaglie, magari saluta tutti, grazie, ciao, baci, abbracci, viene data la coppa, viene tirato su il trofeo e partono i fuochi d'artificio, le stelle filanti e tutto. Ed è successo un precedente, cioè è stato creato un precedente. Sì, anche perché normalmente quando poi viene data la coppa e tutto, il suddetto capo di Stato si leva anche dai tre passi. Esatto, invece lui è rimasto lì. Infatti Reece James, capitano del Chelsea, non lo so, praticamente prima di sollevare al cielo con lo speaker che decretava il vincitore, il Chelsea FC, pensavo che Trump ci consegnasse il trofeo e andasse via, si spostasse. Invece è voluto rimanere lì con noi, come se facesse parte della squadra. Cioè, questo è va bene, uno può dire una trovata di marketing, no, queste sono maniere di protagonismo. Sì, ma visto il personaggio le cose non mi stupiscono minimamente. No, va bene, ma è una maniera di protagonismo, punto. Sì, decisamente, non può essere definita in un'altra maniera. Mettiamola anche così, il personaggio Trump, oltre che il presidente Trump, sta perdendo parecchio consenso negli Stati Uniti, non solo, ovviamente non aveva già quello dei democratici, ma sta perdendo anche parecchio consenso da parte della sua base elettorale, visto tutto quello che sta succedendo, questo ne parlerà più avanti. Per cui ovviamente che cosa sta cercando di fare? Sta cercando in tutte le maniere possibili e immaginabili di farsi vedere, di farsi notare. Leggevo
l'altro giorno anche della trovata, anche lì un po' di cattivo gusto dell'account ufficiale della Casa Bianca, che l'ha diciamo dipinto nei panni di Superman. Sì, anche se diciamo che se la potevano anche tranquillamente risparmiare, e vabbè, dai, per cui, no, ma tra le altre cose non so se è arrivato in Italia il fatto che siano stati denunciati per parecchie centinaia di milioni di dollari per violazione del copyright, ovviamente. Vabbè, certo, da parte dell'autore della locandina effettiva, diciamo così. Sì. Che sai, non mi stupisce minimamente che sia venuta fuori una cosa del genere da un personaggio di questo vabbè, tipo. Certo, che vuoi. Così purtroppo il personaggio è questo, e dobbiamo tenercelo fino alla fine, finché non smetterà, immagino, o finché non viene spostato, gli viene detto: Ciccio, ha fatto pelle troppi danni, poi sì, diciamo che non ci siamo molto lontani, e la edulcoro, magari anche con più violenza, però allora, diciamo che non ci siamo molto lontani. Effettivamente, come dicevo prima, sta perdendo parecchio consenso anche da parte della sua stessa base elettorale, oltre che dal partito inteso come partito repubblicano, per cui non mi stupirei minimamente se non gli lasciassero finire 4 anni in qualche modo. Sì, anche se ora è impunibile perché si è fatta una legge rock, però sì, no, 99% magari, nel 99% dei casi, come è stato già ampiamente dimostrato in passato, non ci sono solo metodi poco ortodossi per, mettiamola così. No, vabbè, certo, sì, te l'ho edulcorato, ho detto l'ho edulcorata. La sto edulcorando molto, ma diciamo che il percorso poi fondamentalmente è quello, mettiamola così. Se continua così, anche perché insomma tra metti i dazi, togli i dazi. Ecco, appunto, poi è una cosa che ti volevo chiedere: ma in Europa come hanno reagito alla nuova uscita di... Io direi purtroppo due per ora, poi due risposte diverse, cioè una europea, no, realmente 3, perché ce n'è una europea, cioè quella spagnola che è contro Trump, non gliele stanno mandando a dire, e poi c'è quella italiana, quella italiana che non sta facendo niente per il momento. Poi quella europea mi posso immaginare che sia sì, va bene, ok, d'accordo, no, neanche più di tanto, neanche più di tanto, neanche più di tanto, no, anche l'Europa, però in maniera molto più, magari più diplomatica, più rispettosa. No, c'è stato lì in Spagna, gli hanno detto: no, Trump non deve venire da noi a insegnarci come governare, non rompa, più o meno. Ok. Sintetizzando all'estremo. E l'Europa gli sta dicendo: Ciccio, ti ha visto un bel film a colori alla radio, e qualcun altro che sta ovviamente zitto. Qualcun altro che sta tergiversando, non si è capito se stiamo chinando il capo e dire ok, allora molto noi stiamo probabile, o stiamo tergiversando, e dice no, aspetta, prendiamo tempo, non si dice nulla, però si prende tempo. Questo è un bel dilemma, ma vedi, allora, se il prendere tempo portasse poi a un dire: signori, è stato un piacere, arrivederci, grazie, potrebbe essere anche utile. Se il prendere tempo invece poi porta a dire: noi chiniamo il capo, come è successo nel 99% dei casi, allora a quel punto
diventa un attimino più complicata la storia. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, poi c'è tutta la questione Medio Oriente, insomma, vabbè. Sì, no, vabbè, allora diciamo che mi sto chiedendo se a Stoccolma mi sto chiedendo se a Stoccolma si siano bevuti il cervello o meno, perché allora sinceramente accettare un paio di candidature al premio Nobel per la pace. Allora, no, aspetta, io me la sono letta un po' questa cosa, perché la candidatura si è fatta da purtroppo, perché in questo caso è un capo dello Stato, se un capo dello Stato fa una candidatura va direttamente non in via di approvazione, però viene presa in considerazione come tale, perché è un capo di Stato e la fa. Purtroppo in questo caso è Netanyahu, che disconosciamo, però sì, ma quello che mi chiedo io è questo, cioè, no, allora, però l'ultima parola è della Commissione, quindi io dubito che, cioè, se gli danno il nome per la pace chiudiamo si diciamo decisamente, ma più che altro mi chiedo come sia possibile che in un caso del genere, dove comunque vengono proposti due nomi che, vabbè, uno l'abbiamo appena detto, è un povero demente, perché non si può, no, anzi bisognerebbe definirlo in un'altra maniera, ma vabbè, lasciamo perdere. E quell'altro che sta facendo più danni della grandine, sinceramente mi chiedo come sia possibile che vengano anche semplicemente considerate come candidature, perché va bene che sono state proposte da un capo di Stato, più o meno, però al tempo stesso c'è un limite a tutto, sostanzialmente. Sì, lo so. Nel senso, allora, le candidature ferme, no, allora, ok. Tenuto conto che poi per di più abbiamo anche il fatto che dagli Stati Uniti sono arrivate le sanzioni contro Francesca Albanese, anche lì vabbè. No, vabbè, sì, anche perché purtroppo anche lei non è appoggiata dal governo di provenienza, dalla nazione di provenienza, scusami. C'è da stupirsi più di tanto? No, dalle istituzioni, dico, non liberi cittadini l'appoggiano. Però ha raccontato quello che poi in fondo sappiamo. Ha raccontato la verità, e grazie a Dio che l'ha raccontata all'interno di un organo ufficiale. No, allora diciamo che a differenza di quanto successo in passato, per fortuna a questo giro esistevano i social, i social fatti per bene. Esatto. Perché sennò veramente sarebbe stato come per la guerra in Iraq, per le puttanate che sono state dette. No, vabbè, certo. È che il problema vanno in là. Sì. Allora non voglio la pubblicità, sto leggendo ancora per il Nobel. Sì, vabbè, i candidati sono segreti, però uno lo conosciamo. 1, 2, perché poi fondamentalmente si sono fatti la nomina a vicenda. Sì, è vero, sì, anche questa. Ma io potevo capire Trump. Guarda, ma Netanyahu, il Nobel per la pace a Netanyahu. Ma nonostante tutto quello che si sa e nonostante tutto quello che si conosce, ci sono ancora parecchie persone che credono che Israele sia stato attaccato. Sì, perché tutti pensano a questo 7 ottobre 2023, ma purtroppo devono andare indietro di altri 70 anni. Esatto, purtroppo. Quindi piccolo particolare. Sì, leggermente. Proprio insignificante. No, ma poi non è soltanto Netanyahu, cioè se uno guarda un po' di video, per quanto possono essere artefatti, mettiamola così, ci sono
delle scene e delle non viene la parola, no, delle indicazioni, ma insomma vabbè, vengono dette delle cose aberranti, perché i coloni israeliani fanno no, questi devono morire, questi devono come ma roba dell'altro mondo, roba dell'altro sì, mondo. no, vabbè, completamente insensate, cose completamente Sì. non stanno né in cielo né in terra, ma quello, Cioè, vedo più giustificate, anche se poi non le giustifico, perché una guerra è sempre una guerra, non vedo perché possa essere giustificata. Le guerre civili in Africa le vedo più giustificate. Da quel punto di vista lì le vedo più giustificate, perché perlomeno per certi versi, rispetto a questa, poi no, quello di sicuro. Poi c'è anche da dire che l'Africa è stata suddivisa a tavolino, il righello e la squadra, quindi sì. per quanto non siano comunque giustificabili, però giustamente come dici te, sono più giustificabili quelle che non quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, veramente che è aberrante. No, poi vabbè, ci sono cose anche lì aberranti che sono accadute e accadono in Africa. Basta leggersi un po' di libri, un po' di cose, un po' di testimonianze, di racconti proprio del luogo per rendersi conto. Sostanzialmente anche in Africa, se non fosse stata per la cosiddetta colonizzazione da parte dei paesi cosiddetti civili, il continente africano potrebbe essere tranquillamente il continente più ricco del mondo. Beh, di fatto sì, perché per tutte le risorse naturali che avrebbe a disposizione, che ha a disposizione. Basta ricordarsi, c'è anche un film, non mi ricordo completo, te lo cerco anche, con DiCaprio, sì, che parla proprio di questo, della corsa ai diamanti, certo, certamente. Sì. E ci avrei anche un libro e non solo, perché poi l'ho sempre detto, alla fine grazie al cielo i tedeschi non si sono mai accorti di avere i piedi su un serbatoio di petrolio sterminato. No, infatti. Blood Diamond, sì, Blood Diamond, sì, del 2006. Ma infatti sì, c'è anche un libro che non so se è trovabile, insomma, che si intitola Il prezzo del coraggio. Che poi vabbè, anche lì c'è tutta una discussione con gli immigranti che arrivano in Europa, che ci sono i nigeriani che si camuffano da serraleonesi. Sì, vabbè. Ma un'altra cosa, a proposito di Africa, e poi andiamo in pausa. Ma l'uscita di Trump con il presidente della Liberia? No, vabbè. Anche quella è letteralmente scandalosa, dimostra l'ulteriore livello di ignoranza della persona. Allora, aspetta, io ti stoppo un attimo e spezzo una lancia a favore di Trump. Così, per cosa, scusa? Allora, io posso ammettere la sua ignoranza, ok? La sua, dice, vabbè, ce n'ho 1000 da pensare, non mi posso ricordare tutto, tralasciando che questa è una biscrata da ricordare, per carità. Ma sei un capo di Stato, cioè non ti puoi permettere. No, va bene, ma a parte questo, ma lo staff che c'è dietro a lui, che ci sta a fare? Io posso ammettere, guarda, l'ammetto la sua ignoranza, la posso anche concedere, gliela concedo, perché non puoi sapere di tutti i paesi, benissimo. Ma dietro di te dovresti avere uno staff che prima della conferenza dica, guarda, questo Stato Liberia è in Africa occidentale, la capitale è Freetown, la lingua parlata è l'inglese. C'ha la detta stampa che è praticamente una Barbie, e sono ancora gentili. Con tutto rispetto per l'intelligenza delle Barbie. Esatto. Il segretario alla difesa, che praticamente è un ex mezzobusto televisivo noto ubriacone, perché non è anche il caso. Va bene, ok. Cioè,
Ma come si fa a pretendere che gente che gli scrive sui social che è meglio perderli e trovarli? Sì, no, ma infatti, cioè, ma uno gli avrebbe detto, Ciccio, guarda, cioè un debriefing prima di questi incontri, li fanno? No, a questo punto non credo li facciano, perché sennò, cioè, una cosa del genere non si spiega. Se io ti vengo a dire, guarda che la lingua ufficiale del paese è l'inglese, e te mi tiri fuori una stronzata del genere come quella che ha tirato fuori lui, no. Complimenti per l'inglese. No. Grazie grazie Kaiser, nella mia lingua. Grazie alla colonizzazione negli anni è diventata lingua ufficiale. Fai te. Va bene, noi andiamo in debriefing, noi facciamo un debriefing e torniamo subito. Dai, dopo. Eccoci rientrati dopo questo breve debriefing. Abbiamo fatto un debriefing anche noi, no, noi l'abbiamo fatto. Trump no, doveva farlo ma non l'ha fatto, e effettivamente si è visto come poi è andata a finire. Sì, ci ricolleghiamo con come ci siamo lasciati nella prima parte, no? Con questa figuruccia, perché alla fine è una figuruccia che ha fatto Trump in questo colloquio con il presidente della Liberia, che gli ha detto, ricordandovelo, cari amici, che complimenti per il suo inglese, peccato che per la Liberia l'inglese è la lingua ufficiale. Esatto. È la prima lingua, un po' diverso da altri posti dell'Africa, tipo, ma non voglio fare del razzismo territoriale, però purtroppo anche il grado di educazione è diverso, perché si parla di Africa e si fa una macro area chiamata Africa, no? Ogni nazione ha il suo grado di economia e anche di scolarità e alfabetizzazione. Tutto il lato Somalia, Eritrea, Kenya un pochino meglio, ma il lato est, l'inglese non è la lingua ufficiale, è la prima lingua. Mi sembra sia francese il lato est. Mi sembra che sia francese. In alcuni paesi del centro Africa sì, nei paesi del centro Africa sì, perché sono stati l'Algeria, per esempio, ha avuto il francese, anche se poi la prima lingua è l'arabo, ma insomma vabbè, o l'algerino, perché poi alla fine sono discendenze dall'arabo. Però l'inglese in alcuni paesi non lo sanno. Se vai da un sudafricano, l'inglese, soprattutto quelli un pochino più istruiti, anche se lì la situazione è di tutt'altra natura ancora, i sudafricani l'inglese lo sanno. Lo parlano anche molto bene, tra l'altro, è esperienza diretta. Sì, certo, ma è un po' come se vai in Angola sanno il portoghese, È un po', sono figli delle colonizzazioni. In Somalia la colonizzazione non è stata molto diciamo radicata, ecco. Forse sono susseguiti, vabbè, lasciamo stare, non entriamo in discorsi storici. Però è così, insomma, alla fine la figuruccia l'ha fatta. La figuruccia c'è stata e per fortuna è stata anche resa nota, perché poi alla fine è anche giusto rendersi conto di chi si sta parlando, di che soggetti abbiamo. No, ma assolutamente, perché insomma alla fine come abbiamo detto, no? Cioè bastava, ora io non ti dico, mi stavo pensando, no? Mentre eravamo in pausa, io non dico di fare come fa Eugenio Giani, presidente almeno fino a ottobre, poi ci saranno le elezioni, presidente della regione Toscana, ok? Uh-huh. Io ho avuto anche modo di parlarci direttamente, tu a faccia, e ti chiedi una cosa legata alla Toscana e ti snocciola storia, usi, costumi di quella zona lì, una cosa impressionante. Poi magari qualche errore. Diciamo che conosce, tra virgolette, il proprio territorio. Quindi lo trovo sì, poi lui se lo studia, c'è chi glielo racconta, quindi ha modo di rinfrescare sempre la memoria.
non dico di fare in quella maniera lì, perché forse è anche troppo, e comunque è limitata a un territorio che è la Toscana, per quanto sia eterogeneo, è un territorio che è molto più limitato rispetto agli Stati Uniti, quindi sapere di tutto degli Stati Uniti o anche di natura estera, no. Ma come si diceva prima, ma staff di Trump, staff ci metto tutti, anche da quello che fa solo il caffè la mattina agli altri, cioè, per carità, io non dico di sapere tutto, ma no, ma preparate quest'uomo prima che faccia così tanto, cioè, già ne fa di suo, esatto, ci mette del suo, fargliene fare delle altre, e poi io guarda, questi sono anche perché un conto dice vabbè, c'ho il colloquio con dei paesi conosciuti nel senso, vado a colloquio con Macron, bene, la Francia più o meno la conosco, vado a colloquio con il Canada, anche se il Canada non viene a colloquio con te, ma questo è un altro paio di maniche, sì, giustamente, più che giustamente, però sai dov'è il Canada, sai il Canada, non vita, morte e miracoli, ma qualcosa del Canada lo sai, qualcosa dell'Inghilterra, del Regno Unito lo sai, anche se poi lì potrebbe vacillare come conoscenze, ma va bene, perché c'è differenza tra Inghilterra e il Regno Unito, ma va bene, lasciamo stare, va bene, per carità. Ma i paesi meno conosciuti, che comunque non ha, cioè se sei uno fissato con la geografia e con le bandiere, anzi tra le tante, a proposito di bandiere, è uno stato che ha la bandiera simile alla tua, soltanto che c'ha una stella sola invece di 50, però è uguale, una bandiera uguale della Sierra Leone, quindi voglio dire, no, della Sierra Leone, della Liberia, scusate, parliamo paese, della Sierra Leone è a bande orizzontali. Voglio dire, c'è una bandiera simile, quasi uguale alla tua. Dio mio, leggiti anche solo per curiosità. Non è neanche un uomo curioso. Non è neanche curioso. Beh, sai, alla fine uno che sostanzialmente dice che Washington è distretto della Columbia anziché District of Columbia, che è riferita a Cristoforo Colombo, cioè dimostra anche poi fondamentalmente il livello di cultura che ha. Non l'ha studiato sto lì, non c'entra niente neanche quello, purtroppo non c'entra neanche nulla neanche quello. Ha tirato fuori il Golfo d'America anziché il Golfo del Messico. Allora lì c'è anche, allora lì e poi quando tirate fuori tutta alla fine si comincia. Allora Golfo d'America è quello meno inesatto, guarda, perché poteva intendere, cosa che lui non ha inteso purtroppo, quello si va in un altro discorso. Sul Golfo d'America poteva dire guarda, questo invece del Golfo del Messico che è un'unica nazione, io ti dico Golfo d'America perché l'America è il continente, però allora intendi anche Messico e i paesi del Centro America e anche Cuba, che te disdegni tanto, per carità, e la Giamaica perché sono lì. Invece no, lui intendeva Golfo d'America, Golfo degli Stati Uniti come Stati Uniti d'America, esatto, sì, no, seguendo il tuo ragionamento, che teoricamente ci potrebbe anche stare, andrebbe chiamato Golfo delle Americhe. Vabbè, sì. O of Americas. Of Americas e non of America, ma quello è un altro paio di mani. No, secondo me qui si va proprio anche a dimostrare l'ignoranza effettiva della singola persona. Proprio... Ma sì, ma proprio anche la mancanza di curiosità. Dicevo, guarda, non ho studiato queste materie, non ho studiato materie umanistiche, però guarda, ho un minimo di curiosità per andarmi a leggere un qualcosa, perché io mi ha tutto. Ma nemmeno poi, anche per il ruolo che ricopre in questo momento, che fondamentalmente è quello di capo di Stato. Sì, ma certo, perché se lo dico io non conta nulla, se lo diciamo noi lei tira paralla, nel senso siamo gli ultimi due ruote del carro, tira paralla, ma se lo dice il capo di Stato di fronte a quello che è letteralmente coinvolto in prima persona. No, ma infatti
se ne vogliamo ricordare un'altra, i topi transessuali anziché transgenici. Vabbè. Ma va bene, nel senso. Sì, diciamo di sì, va bene, ma non va bene, ma vabbè. Sì, ce ne sono. Ce ne sono tante, non è che la prima. Ne ho sentite tante da raccontare, ma mai gli elefanti polari. Esatto. Sostanzialmente. Citando Dumbo, anzi la versione in italiano, perché non so se la versione in inglese dice questo, però. Può darsi che sia anche effettivamente simile, ma. Sì. Il brutto della cosa è che purtroppo ci sono quelli che credono che gli asini volino e che gli danno retta. Sì. Per i risultati poi sono questi sostanzialmente. No, ma infatti, perché questa trasmissione la potremmo chiamare gli strafalcioni di Trump, anzi non ne faremo una solo, gli strafalcioni di Trump nei decenni. Sì. Non solo questa. Poi ti dirò che cosa avevo suggerito, ma quello in privata sede, perché quindi perché non possiamo fare, no, perché è come i candidati del Nobel, vengano solo nominati, esatto. Vengano nominati solo se vincano. Cosa avevo suggerito al mio istruttore di palestra un po' di tempo fa, quando gli avevo detto che stavamo facendo questa trasmissione, e il titolo che mi è venuto in mente, ma vabbè. No, vabbè, diciamo, sarà lasciato per separata sede. Sì. No, invece poi più che altro è notizia di questi ultimi 2 giorni, più precisamente di lunedì mattina, e questo poi forse ci può aiutare un attimino ad introdurre un po' quello che potrebbe essere l'argomento delle ultime puntate della prima stagione. Il governatore del Texas, partiamo da un presupposto, sappiamo tutti quello che è successo in Texas negli ultimi giorni, almeno credo sia arrivato anche lì in Italia. Sì. Certamente. E il governatore del Texas, che lunedì mattina ha tirato fuori questa bella perla, dicendo che praticamente i volontari, e ripetiamo la parola volontari, messicani che erano andati a aiutare per le operazioni di soccorso e quant'altro, venivano sostanzialmente considerati alla stregua di immigrati irregolari, per cui poi sostanzialmente potevano essere tranquillamente arrestati e deportati in quanto immigrati irregolari. Ora, prescindendo dal fatto che diciamo, in quanto ex volontario del servizio di soccorso, la prima battuta che mi è venuta in mente di fare è: ma va a spigolare, che tieniti quello che sei ritrovato. Mi sembra assurdo che nel 2025 ci siano ancora gente che fa questo tipo di ragionamenti razzisti prima di tutto. Siamo tornati indietro di 50 anni, esatto, 70, forse anche di più, anche perché sappiamo benissimo tutti quanto effettivamente l'aiuto di volontari possa essere importante in situazioni del genere, quindi tendenzialmente sì. Abbiamo avuto esempi diversi anche in Italia, dove sostanzialmente sono i volontari poi alla fine si mettono in prima linea nel momento in cui succede qualcosa di grosso, e non chi in realtà dovrebbe farlo. Di fatto sì. Si aprono determinati tipi di discorsi che forse andrebbero, non che forse andrebbero, poi vanno approfonditi in maniera positiva. No, vabbè, tante trasmissioni ci tiriamo fuori. Analizziamo fili e dettagli. Ho trovato sull'account il Robespierre, che già la dice lunga, citando un famoso personaggio storico francese. C'è
C'è un carrello, se vuoi te lo faccio vedere per chi lo vedrà poi su YouTube, ma lo leggi al contrario? Più o meno, ma vabbè, guarda. Trump is not a problem, his fans are. Per chi non sa l'inglese, Trump non è il problema, sono i suoi fan che lo sono. Esatto, ma perché Trump è uno. Sempre lì. Trump è uno e i suoi fan sono tanti, e poi diciamo più che altro si ritorna sempre su discorsi che sono stati già fatti, ma che poi fondamentalmente sono quelli che costituiscono il proprio problema. Si ritorna su un discorso di disinformazione, perché ovviamente la gente viene istigata dalle grosse emittenti televisive che raccontano palle a tutto spiano. Questo ormai. Si ritorna sul discorso della mancata educazione, e anche lì parzialmente se è un discorso che si è già tirato fuori, ma che a questo punto si può tranquillamente riprendere, per quello che riguarda il discorso educazione scolastica e educazione post scolastica, diciamo post scuola, quella che noi considereremo la scuola dell'obbligo, e il fatto che comunque appunto la gente viene condizionata a livello mentalmente a tal livello che poi crede veramente che gli asino no, certamente. Ma questo non è solo un problema diciamo degli Stati Uniti, è poi un problema che è un po' da tutte le parti, chi più chi meno. Comunque determinate cose vengono ancora condizionate, come si è sempre detto, dai mezzi, dai media, dai mezzi che poi tutti guardiamo alla fine. Sì, che poi volenti o nolenti, vabbè, ci andremo su Blue Sky. Sì, potrebbe essere. No, vabbè, ora che è uscito Elon, no, dai, possiamo tornare su X. Non so perché abbiamo cambiato. Ma senti, dopo che la sua l'intelligenza artificiale che c'è all'interno di X si è autodefinita Mecha Hitler, io sinceramente X tenderei proprio ad evitare. C'è Blue Sky. Esatto. Andiamo su Blue Sky, come ha fatto il San Paoli, squadra tedesca, non so se è ancora in Serie A, in Bundesliga o è in Serie B. Ora te lo dico subito. Fußball Club di Amburgo. No, è ok, è in Serie A. Sì, è nella Bundesliga. In Serie A hanno abbandonato totalmente X, hanno detto ragazzi fate come vi pare, noi di X non ne vogliamo più sapere, ci trasferiamo su Blue Sky, che è una piattaforma alternativa tipo X. Sì. Tipo Twitter, il vecchio Twitter. Il vecchio Twitter è ancora una cosa decente, poi dopo la presa Elon è stata meglio perdere e trovarla, ovviamente. Quindi ci trasferiremo anche noi su Blue Sky. Potrebbe essere una buona idea, anche perché Blue cielo. vorrebbe dire anche avere il controllo completo della fan base, che non è male, insomma. Sì. Togliersi un pochino dall'egemonia dei vari Instagram, Facebook e quant'altro. O su, come abbiamo fatto, ho creato, non ho ancora creato, con Radio Centro Web avevo creato l'account su Substack, che potrebbe essere, noi abbiamo il sito, la radio ha il sito proprietario, quindi da quel punto di vista lì potremmo fare il nostro social, facciamo tutti gli account su Radio Centro Web app, facciamo. Però noi non vi rivediamo e sappiamo cosa si parla, che lingua si parla in Liberia, e soprattutto non raccontiamo balle, mettiamola così. Magari delle inesattezze, ma non lo facciamo dei limiti. Esatto, non lo facciamo di proposito come invece fanno determinate fonti. Poi c'è anche la presunzione, no? C'è anche la presunzione perché, cioè, tu
Io ti ho detto, no? Sappiamo i nostri limiti, ok? Ti ho appena detto. Sappiamo i nostri limiti, perché? Perché magari diciamo delle inesattezze, perché non ce le siamo studiate, non ce le siamo lette o ce le siamo lette male. Benissimo. Ma lo sappiamo, non è che ti venga a dire, oh Piero, te abiti vicino a Charlotte. Charlotte è la capitale del Wyoming. Però non te lo venga a dire, magari te lo dico e te mi dici, no, Fulvio, Charlotte non è la capitale del Wyoming. Come no? E lo so che non è la capitale del Wyoming, e il Wyoming è tutta un'altra parte rispetto a dove abiti te. Leggermente. Totalmente da un'altra parte. È in diagonale nella parte opposta. Sì. Più o meno, sì, più o meno. La parte opposta, sì, un po' più verso l'alto rispetto a dove siamo. In diagonale verso l'alto. Esatto. Cioè, io lo so, però potrei dire una bischerata del genere e te mi dici, guarda Fulvio, no, hai detto un'inesattezza, Charlotte non è la capitale, non è nel Wyoming, non è neanche la capitale. Bene, io mi vado a rivedere perché sono curioso di questa bischerata e ho detto, aspetta, no, voglio vedere Charlotte dov'è, e me lo vado a cercare. Invece di qua, da quest'altra parte, questi personaggi hanno la presunzione di non essere curiosi, di non essere neanche, di non mettersi mai in discussione, hanno solo ragione loro, e allora sì, di sicuro non... E ho fatto un esempio proprio terra. Sì, terra. Poi ce ne sono anche di più peggiori e sinceramente mi viene veramente da chiedermi, ma allora vale la pena? Alla fine sì, perché cioè alla fine vale la pena andare contro, perché poi alla fine ne va di tante cose e si vede come anche con la ICA, quello che avviene negli Stati Uniti, cioè sì, che effettivamente la libertà di pensiero, di tutto. Sai, alla fine quello che è successo stanno cominciando a prenderli seriamente a mattonate. Ci sono tanto di filmati che fanno vedere la gente che si è realmente stufato di questa cosa, sta cominciando a prenderli a mattonate. È ovvio che è una cosa che appoggio. La violenza non andrebbe mai appoggiata. È una cosa che però è inevitabile, sì, a questo punto qua sì. Ma le estremi medi, cioè noi saremmo estremi medi. Verrebbero a chiudere. Cioè, parliamoci chiaro, quello che questa gente non ha ancora capito è che in un paese dove chiunque può avere un'arma e dove c'è per legge, tra virgolette, la possibilità di qui la chiamano stand your ground, che fondamentalmente è difendi la tua proprietà, sì, no matter what. Sì. Questa è la conseguenza. Esatto. Questa è la conseguenza, non vedi mica lamentarmi. Sì, purtroppo è così. Poi ripeto, non si incita assolutamente alla violenza e non è il caso quello nostro, però fondamentalmente non c'è altra possibilità che se non questa alla fine. Certo, per carità, noi non istighiamo alla violenza, però queste cose fanno un po' pensare, queste azioni, anche perché poi ne va della libertà di pensiero, della libertà di essere. Cioè, ora tanto siamo a fine, possiamo anche dirlo. Cioè, uno che viene a dire allora Tizio levo la cittadinanza. Sì, vabbè, anche quella. Uno non lo può fare, per carità, non lo può fare, benissimo. Siamo d'accordo e non può fare una cosa del genere, andare dalla gente, vado a levarti la cittadinanza. Ma te la dice lunga, ma anche della bramosia del potere. Sì, ma più che altro perché sostanzialmente non è che assomiglia, è una dittatura. Sì, chiamiamo le cose per come sono effettivamente. Credo sostanzialmente lo faccia proprio perché a questo punto lui si ritiene sopra qualsiasi cosa. Sì, è
Sì. Sono arrivato ad essere presidente degli Stati Uniti, posso fare che cazzo mi pare. No, non è proprio così. Che poi potrebbe fare altre cose e potrebbe essere, anche lì è poco intelligente. Detto tra me e te, è poco intelligente. Sì. Volesse il potere, è poco intelligente. Sai anche che gli altri due che c'erano prima di lui non si sono dimostrati molto, molto più intelligenti, No, i primi degli altri due. Gli altri due, uno era lui. No, gli altri due inteso lui e lei. Biden e Harris non sono stati molto intelligenti, No, hanno giocato male le loro carte. Hanno giocato molto male le loro carte. Assolutamente, questo evidentemente è evidente, perché sennò la Harris sarebbe presidente al posto di Trump. Però. No, pensavo i due presidenti precedenti, ma uno era Trump. No, per carità. Obama ha fatto tutto fuorché far male, quindi sostanzialmente. No, ma se uno è assolutamente niente da dire. Tra i due mandati di Trump c'è solo Biden in mezzo. Sì. Vabbè. Se si è visto poi il danno che ha fatto effettivamente, anche quello. Ma la Hillary si ricandiderà? Non credo, non penso proprio. Perso una volta, ciao. Ma allora, perso una volta, ciao, magari anche no, nel senso puoi anche provare dei candidati. Il problema è che non credo ce n'abbia a sufficienza. Cioè poteva avere un senso una volta che poteva sfruttare ancora un pochino l'onda del marito. Sì. Ma poi sostanzialmente, cioè diciamo che fra le due potenzialmente potrebbe avere un po' più di possibilità la Michelle Obama se si candidasse. Sì, certo. Fra le due potenzialmente potrebbe essere lei quella con più possibilità, ma la Hillary ormai la vedo dura. Almeno nell'immediato, poi infatti inizia a avere anche lei una certa età. Credo che cominci anche lei ad avere una certa età, sì, è proprio più giovincella di primo pelo, per cui insomma direi di no, direi proprio di no, caro Piero. Decisamente. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine anche oggi, in questo caldo mercoledì 16 luglio. Davvero, caro mio, caro lei. Stiamo arrivando ormai alla fine della prima stagione. Esatto. Un paio di puntate. Sì, precisamente sì. E detto questo, noi vi rimandiamo a tutti i canali social, seguiteci, e alla prossima puntata, che sarà mercoledì 23. Sarà mercoledì 23 e niente, detto questo non ci resta che salutarci. Vi ricordo il sito www.radiocentroweb.it, Smart and Healthy, dove trovate il canale YouTube, il canale podcast, la pagina podcast, tutto, trovate tutto lì. Se non ci trovate online su Google o forse su ChatGPT ci trovate. Però concludendo, ma c'è questa ChatGPT, usalo, no? Fai una domanda. Usalo, fatti due domande, datti due risposte. No, nel senso, hai dei dubbi sul tuo staff? Perché io posso capire, una cosa che mi è venuta in mente ora e poi chiudiamo. Trump ha il suo staff, ma non si fida di nessuno. L'unica che si fida è Melania, forse neanche di lei. Va bene, possiamo mettere, non si fida neanche di lei, non si fida di nessuno. Beh, c'hai ChatGPT. Capito che puoi non fidarti di ChatGPT, ma è un prodotto informatico. Su queste cose effettivamente abbastanza affidabile, su altre magari c'è ancora da lavorare un po'. No, va bene, ma fai una domanda, la capitale del Burundi, e te la dice, mi dai delle informazioni sulla Liberia? La sera, prima di andare a letto, invece di stare a scrollare su Instagram, sul suo social, di scrivere post deliranti su tuo social lì, sì, che c'ha il suo social, quanti iscritti c'ha? Non ne ho la più pallida idea, sinceramente non mi interessa nemmeno. Poi, invece di scrollare sul tuo social, vai su ChatGPT e dici: mi dai le informazioni sulla Liberia e domani c'è un incontro. Te le leggi, vai a letto, te le tieni salvate sul cellulare perché c'è
il registro delle ricerche e ciao, basta, fine. No. E ti eviti le figurucce di cacca. Boom, il cervello fa così, fa boom. È l'età. No, lì non è l'età. Lui è così e purtroppo l'età sta peggiorando le cose. Sta avanzando, decisamente. Sì. Bene amici, alla prossima. Ciao Piero, grazie. Ciao, alla prossima. Grazie di questa avventura. Di nada. Ciao. Ciao.